Fai un esperimento con me. Immagina di premere un interruttore in una stanza buia. Clic. La luce riempie lo spazio all'istante. O almeno, così sembra al tuo cervello. Ma ti sto mentendo. Quello che hai appena visto non è successo adesso. È successo nel passato. Benvenuto su Renderium. Oggi distruggeremo il concetto di adesso. Guarda la luna. È lì, sospesa nel cielo notturno, argentea e bellissima. Ti sembra di vederla in tempo reale, vero? Sbagliato. La luce impiega 1 secondo e 3 decimi per viaggiare dalla sua superficie ai tuoi occhi. Se la luna esplodesse in questo preciso istante, tu continueresti a vederla intatta e serena per più di 1 secondo. Stai guardando un fantasma. Alziamo la posta. Guardiamo il sole. Non farlo davvero. Ti bruceresti la retina, ma guardalo qui, in questa simulazione. Quella palla di fuoco dista 150 milioni di chilometri. La luce, che è la cosa più veloce dell'universo, deve correre per 8 minuti e 20 secondi per arrivare qui. Se il sole si spegnesse ora, tu faresti colazione, ti laveresti i denti e usciresti di casa sotto un cielo azzurro per altri 8 minuti. L'universo ti nasconde la verità. 300.000 km al secondo. Sembra veloce. Sulla Terra lo è. Puoi fare il giro del mondo 7 volte e mezzo in un battito di ciglia. Ma nello spazio, la luce è incredibilmente, dolorosamente lenta. È come una lumaca che cerca di attraversare un oceano. E più guardiamo lontano, più questa lentezza diventa una macchina del tempo. Immagina di essere un gigante cosmico. Guardi Saturno. Lo vedi com'era un'ora fa. Guardi Plutone. Lo vedi com'era 5 ore fa. Il nostro intero sistema solare non è una fotografia istantanea. È un album di vecchi ricordi incollati insieme. Non esiste un adesso condiviso nell'universo. Ognuno vive nella sua bolla temporale personale. La sonda Voyager. Uno ha lasciato la Terra decenni fa. Oggi è nello spazio interstellare. Quando invia un segnale radio che viaggia alla velocità della luce, ci mette 22 ore per arrivare alle antenne della NASA. 22 ore di silenzio. 22 ore in cui la sonda potrebbe essere stata colpita da un asteroide e noi non lo sapremmo. La distanza è tempo. E il tempo è ignoranza. Guardiamo fuori dal nostro cortile. Betelgeuse, una supergigante rossa nella costellazione di Orione. È enorme, gonfia, pronta a esplodere. Dista circa 640 anni luce. Questo significa che la luce che vedi stasera è partita quando in Europa c'era la peste nera medievale. Betelgeuse potrebbe essere già esplosa in una supernova spettacolare 100 anni fa. Ma noi non lo sappiamo. La notizia è ancora in viaggio. Hai visto le foto dei pilastri della creazione? Quelle magnifiche torri di gas e polvere dove nascono le stelle. Sono distanti 7000 anni luce. Ecco la parte triste. Gli astronomi pensano che una supernova li abbia già spazzati via 6000 anni fa. Ma la luce della distruzione non ci è ancora arrivata. Stiamo ammirando un monumento che non esiste più. Stiamo guardando il passato. La galassia di Andromeda è l'oggetto più lontano visibile a occhio nudo. 2 milioni e mezzo di anni luce. Quando guardi quella macchiolina sfocata, stai vedendo luce partita, quando l'Homo sapiens non esisteva ancora. C'erano solo i nostri antenati primitivi che camminavano nella savana. Quella luce ha viaggiato per tutta la storia dell'umanità solo per colpire la tua retina adesso. È un fossile fatto di fotoni. Quindi, quando guardiamo il cielo profondo, non stiamo vedendo l'universo come è oggi. Stiamo vedendo una sezione geologica del tempo. Più guardi lontano, più scavi in profondità nella storia. È come se guardando il tuo vicino di casa lo vedessi come è oggi, ma guardando il palazzo in fondo alla via lo vedessi com'era negli anni '80. L'universo è un mosaico di epoche diverse,
sono tutte visibili contemporaneamente. Se avessimo telescopi abbastanza potenti, potremmo guardare così lontano da vedere il Big Bang stesso. Quasi. Possiamo vedere la radiazione cosmica di fondo. È la luce più antica che esiste, partita 380.000 anni dopo l'inizio di tutto. È un muro di fuoco che si è raffreddato per 13 miliardi di anni. È il confine ultimo della nostra visione. Oltre quello, c'è solo opacità. Pensaci. Non potremo mai sapere cosa sta succedendo adesso ai confini dell'universo. Mai. Quell'informazione non esiste ancora per noi. Siamo isolati in una bolla di causalità. Il presente dell'universo è un segreto che ci viene rivelato goccia a goccia, fotone dopo fotone, con un ritardo di miliardi di anni. Ma perché? Perché la luce ha questo limite. Einstein ci ha dato la risposta. Non è solo la luce a essere limitata, è la realtà stessa. La velocità della luce, CA, è la velocità massima della causalità. È la velocità massima a cui due punti dell'universo possono parlarsi. Se fosse infinita, tutto accadrebbe contemporaneamente. Sarebbe il caos totale. Il ritardo è ciò che permette al tempo di scorrere in ordine. Ecco il colpo di scena. Anche la gravità viaggia alla velocità della luce. Se un mago facesse sparire il sole adesso, la Terra non schizzerebbe via subito nell'oscurità. Per 8 minuti continueremmo a orbitare attorno al nulla. Orbiteremmo attorno a un fantasma gravitazionale. Sentiamo l'attrazione di dove il Sole era, non di dove è. La struttura stessa dello spazio-tempo deve incresparsi per portarci la notizia. Ma c'è qualcosa che sta peggiorando la situazione. L'universo si sta espandendo. Lo spazio tra le galassie si sta stirando. Immagina una formica che cammina su un palloncino che si sta gonfiando. La formica è la luce. Il palloncino è lo spazio. Se il palloncino si gonfia troppo in fretta, la formica non raggiungerà mai l'altra parte. La luce sta correndo su un tapis roulant che va al contrario. Ci sono galassie oltre il nostro orizzonte visibile che si stanno allontanando da noi a una velocità superiore a quella della luce. Non perché viaggino più veloci della luce, ma perché lo spazio stesso si crea più velocemente. La loro luce sta cercando di raggiungerci, ma lo spazio si allunga davanti a lei più in fretta di quanto lei possa correre. Non vedremo mai quelle galassie. Sono perse per sempre, disconnesse dalla nostra realtà. Tra miliardi di anni l'espansione sarà così rapida che tutte le altre galassie scompariranno dalla nostra vista. Se nasceranno civiltà intelligenti in quel futuro lontano, guarderanno il cielo e vedranno solo la loro galassia. Penseranno di essere soli nell'intero universo. Non avranno modo di sapere che c'era un Big Bang, che c'erano altre isole di stelle. La loro cosmologia sarà sbagliata e non potranno mai correggerla. Questo pensiero mi fa venire i brividi, ma mi riempie anche di gratitudine. Noi viviamo in un'epoca d'oro dell'astronomia. Viviamo nel momento perfetto in cui l'universo è abbastanza vecchio da aver creato la vita, ma abbastanza giovane da mostrarci ancora la sua storia. Possiamo vedere l'eco del Big Bang, possiamo vedere le galassie vicine. Siamo i testimoni privilegiati di uno spettacolo che un giorno diventerà invisibile. La luce non è solo energia, è informazione, è memoria. Ogni fotone che colpisce il sensore di un telescopio è una lettera spedita da un mittente che forse non esiste più. L'universo è pieno di fantasmi luminosi che ci raccontano la loro storia. Senza la lentezza della luce non avremmo passato. Tutto accadrebbe in un lampo accecante e poi il nulla. La lentezza è ciò che ci dà una storia. E dove finisce tutta questa luce? Finisce qui, nei tuoi occhi.
o nei nostri strumenti. Quei fotoni hanno viaggiato per miliardi di anni, schivando nubi di gas, buchi neri e pianeti, solo per terminare il loro viaggio sulla tua retina mentre guardi le stelle in una notte d'estate. In quel momento tu sei il punto finale di un viaggio epico. Tu sei l'universo che osserva se stesso. La prossima volta che alzi gli occhi al cielo, ricorda, non stai guardando lo spazio, stai guardando il tempo. Non stai vedendo come sono le cose, ma come erano. Il cielo è la più grande macchina del tempo che abbiamo ed è sempre accesa sopra le nostre teste. La luce è lenta, sì, ma è proprio grazie alla sua lentezza che possiamo leggere il libro dell'universo. Grazie per aver viaggiato con me su Renderium. Se questo viaggio nel tempo ti ha fatto girare la testa, lascia un like. È l'unico modo per dire all'algoritmo che ami la scienza visualizzata in questo modo. Iscriviti per non perdere il prossimo viaggio. Entreremo dentro un atomo per vedere se il vuoto esiste davvero. Io sono il narratore di Renderium e queste erano le particelle della nostra realtà. Alla prossima.